Ciao a tutti, oggi parliamo della carenza di tiamina nel cane e nel gatto, soprattutto nel gatto, è più frequente nel gatto rispetto al cane e vedremo anche il perché, però fondamentalmente può colpire anche il cane. Fondamentalmente la tiamina è la vitamina B1 ed è importante per il normale metabolismo dei carboidrati e per la sintesi dei neurotrasmettitori. Quindi fondamentalmente è una patologia che ci darà poi delle problematiche a livello neurologico. Prima di continuare con questo video vi ricordo sempre che se siete interessati a questi argomenti, patologie del cane e del gatto, se siete proprietari di cani e gatti interessati a capirne di più in modo magari più semplice delle patologie del cane e gatto, iscrivetevi al canale qua sotto col tasto iscriviti e se volete supportare il progetto un bel mi piace al video. Quindi se al vostro gatto è stato diagnosticata una carenza di tiamina, cosa potrebbe essere successo fondamentalmente? Generalmente è legato a un'anoressia prolungata, a un disturbi della maldigestione, malassorbimento. Tendenzialmente però è causato fondamentalmente da un'assunzione insufficiente nella dieta e soprattutto con l'alimentazione di pesce crudo che contiene tiaminasi. Quindi un'alimentazione prettamente a base di pesce crudo potrebbe portare il proprio gatto a una carenza di tiamina e quindi fondamentalmente a questo tipo di problema. Il cane tendenzialmente può essere colpito a causa di un'alimentazione prettamente a base di pesce crudo. Cos'è che crea fondamentalmente? Crea un'encefalopatia progressiva, una poliencefalomalacia dei nuclei del nervo oculomotore e vestibolare e del collicolo caudale. Quindi fondamentalmente quali sono i segni clinici di questa patologia? Possiamo avere alterazione della visione, possiamo avere atassia, midriasi, ventroflessione della testa, del collo, convulsioni, coma fino alla morte. Quindi una patologia che se non riconosciuta chiaramente può dare la morte all'animale. Generalmente la terapia è abbastanza semplice, l'integrazione di parenterale e orale di tiamina, di vitamina B1, cambio alimentare chiaramente e questo dovrebbe ridurre e risolvere i segni neurologici del vostro animale. Generalmente quando abbiamo soprattutto segni vestibolari o crisi convulsivi nel gatto e non abbiamo una diagnosi precisa, non è sbagliato somministrare tiamina per togliere chiaramente questo tipo di dubbio. Quindi fondamentalmente in questo video mi interessa sottolineare l'importanza di non alimentare il vostro animale solo con pesce crudo, perché potrebbe creare questa carenza fondamentalmente di tiamina e quindi è molto importante nella dieta avere una dieta varia, mi raccomando. La maggior parte chiaramente dei cibi commerciali chiaramente gestisce questo problema inserendo la tiamina ed evitando chiaramente la tiaminasi, che fondamentalmente è quella che poi va a ridurre nel pesce crudo la vitamina B1 all'interno dell'organismo del gatto. Nel cane stessa cosa, più difficile che il cane venga alimentato solo con pesce crudo, però per esempio nel gatto, soprattutto nelle zone vicine ai porti, i gatti tendenzialmente mangiano veramente tanto pesce e soprattutto crudo, quindi è una patologia che potrebbe essere epidemiologicamente anche abbastanza inerente a certe zone dove chiaramente l'animale ha più l'accesso al pesce crudo rispetto ad altre zone dove questo ovviamente non avviene. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo e iscrivetevi al canale e un saluto a tutti.